Carissimi Vapor, purtroppo è iniziato così, lo so, avete visto il video dell'Armor Mac V2 by Vape Easy, bella, carina, con commenti positivi, però il testo diceva attenzione, non acquistate questa box. E sono stato costretto, purtroppo il video era già stato costruito e non ho potuto, nel momento in cui mi si sono presentate determinate problematiche, intervenire in tempo reale sul video che è andato in onda. Quindi, per correttezza nei vostri confronti, per quanto la qualità audio e video non sia di buona fattura, ma ho dovuto in fretta e furia cercare di costruire un piccolo video qualitativamente forse non valido come solitamente sono abituato a farvi vedere, ma per farvi capire perché Moreno dice non acquistate questa box, facendovi vedere con dei video che purtroppo ho tirato giù con il telefonino, quindi permettetemi la scarsa qualità, di farvi capire come ho pian pianino incontrato le problematiche fino alla sua completa mancata funzionalità. Abbiate un po' di pazienza e vi faccio vedere step by step tutto quello che è successo. Installo un LCD meter, che è un piccolo strumentino che mi permette di controllare tensione, corrente e impedenza su una box meccanica. E quando vado ad attivarlo, vedete, la luminosità del display intanto è variabile, mi dà una lettura di impedenza errata e poi quando mi dà il voltaggio mi legge 2,6 volt. Allora, da buon certosino, mi prendo il tester e mi controllo il voltaggio. La batteria sul tester mi indica una tensione di 409-408 volt, quindi la carica c'è. Non se ne discute, è vero? Fin qui ci siamo. Io ho ancora dei dubbi in merito a questa boxettina qua. Il video l'ho già fatto, è già praticamente in stand by sul canale YouTube, ma mi sfugge ancora qualcosa. Nel senso, ho fatto quasi una settimana e mezza di test. Negli ultimi 2 giorni la signorina ha cominciato a farmi qualche piccolo scherzetto. Cosa significa scherzetto? Significa che se schiaccio non mi dà alcuna risposta. Allora, questa piccola schifosina mi è andata bene per una settimana e mezza e poi ha deciso di fare i capricci. Allora io ho la necessità di riuscire a capire altre cose, quindi vado a togliermi l'atomizzatore che avevo sopra. Naturalmente puliamo, quando smonto mi piace pulire tutto. Andiamo a togliere anche l'anellino, andiamo a pulire anche lui. Allora adesso ripeto l'operazione andando con il mio tester nel pin e nel perimetro della tazza per vedere se mi arriva alimentazione, se mi arriva il voltaggio qui sopra. Nulla. Andiamo, questo lavoro qua l'avrò già fatto in questi giorni, penso almeno 40 volte, ormai di questa box so tutto. E mi dispiace perché il video esce sabato nel quale parlo veramente bene di questa box qua e adesso a distanza di poco tempo comincio a fare un po' la birichina. E questo un po' mi turba. Non è che mi turba per un discorso personale, cioè nel senso che mi dispiace se la box fa i capricci o meno. Mi dispiace di aver fatto un video nel quale parlo veramente in maniera positiva, soprattutto rispetto alla versione precedente, e poi adesso mi ritrovo che a distanza di pochi giorni questa schifosa mi stia
mi stia facendo un po' i dispetti. Tramite questo pin andremo ad aprire il circuito. In termini tecnici, quando parlo di aprire e chiudere il circuito, in realtà si parla all'incontrario. Quando in un circuito si usa il termine sto chiudendo il circuito, vuol dire che lo stai attivando. Quando dici che apri il circuito, in realtà lo stai disabilitando. A questo punto, vediamo se ce la faccio, mi rimane da togliere ancora una vite che è qua. Allora, cosa carina di questa box? Io intanto cerco di parlare dei pregi. Con questa chiave esagonale qui facciamo tutto, nel senso abbiamo accesso a questi due prigionieri per togliere la sezione bassa, andiamo ad allentare la vite che ci tiene il blocco del contatto del tasto e sempre con lo stesso diametro abbiamo anche la regolazione del pin. Quindi con un'unica chiave esagonale abbiamo la possibilità di fare tutto quanto. Ho già aperto un ticket di protesta sia con la Vape Easy, mandando foto e anche piccoli video, e la stessa cosa ho fatto anche sul sito dove ho comprato, quindi ho messo al corrente chi doveva essere messo al corrente. Naturalmente i produttori per il momento non mi hanno ancora risposto. Secondo i costruttori di questa box, sull'originale c'è la stessa dicitura, ho controllato i video di chi ha fatto, anzi di chi ha avuto la fortuna di avere per le mani un originale, è identica a questa sezione qua. Stando a quello che viene detto dal costruttore, vedete, il positivo andrebbe rivolto verso l'alto. A me sinceramente viene un po' difficile comprendere questo meccanismo. Io in effetti scelgo l'opzione diversa. Perché? Perché nella sezione inferiore, questa qui, ho le due asole, ho i due sfoghi, e sappiamo benissimo che su una 18650 qualsiasi problema possa nascere, nasce da qui, perché il negativo, il corpo, è un corpo unico fino a qua. Qui c'è la piega del contatto dove c'è il positivo, quindi se succede qualcosa nella nostra 18650 l'avremo sempre nella sezione del positivo. Inserire all'interno di un tubo il mio positivo che va qui in alto e va a chiudersi in una sezione protetta qui, a me non piace. E cosa cambia? Beh, in realtà niente, perché se la batteria è buona avremo una buona conduzione del nostro servizio, funzionerà tutto quanto bene, solo che nel mio caso mi troverò con la polarità invertita, cioè nel senso avrò nella tazza dove abitualmente chi usa una meccanica cerca di portare il negativo, e all'interno del pin mi trovo il negativo, quindi avrò il positivo esterno, il negativo interno, ma solo per salvaguardarmi, perché io voglio che il mio positivo vada nella parte bassa dove ho i fori, e questa è una mia scelta, anche se i modder consigliano di farlo in un altro modo. Quindi abbiamo detto che una delle polarità viene trasmessa tramite la sleeve di questo tubo che viene avvitato, quindi questa qua, una volta che è avvitato, porterà questa polarità, una volta stretto, nella parte perimetrale della nostra tazza, e qui ci siamo. La seconda polarità viene data da questo contatto implacato d'oro, c'ha sia nella parte sotto del metallo un particolare isolatore e anche nella parte della tazza dove c'è questa prima sezione dorata, che ve la faccio vedere, questa qui, anche questa qui c'ha un isolatore nero qui sotto, quindi tutta questa parte qui è completamente isolata. Come viene attivata la nostra box? Tramite un piccolo ponticello, che poi vi farò vedere nel tasto, che va a copiare, quindi andrà a inserire, aspettate che vedo perché non voglio che vada fuori fuoco, andrà ad appoggiarsi in queste due sezioni, quindi andrà a prendere questa polarità che è sempre alimentata, e il tastino farà questo appoggio, quindi andrà a prendere sia la sezione sotto che è già alimentata che la sezione sopra che invece fa parte del mio pin. In realtà, se io adesso prendo il mio tester e vado a metterlo in home,
Quindi per vedere come viene trasportato facciamo un test per vedere se suona. Ok, suona, e come vedete, se io vado a prendermi il mio positivo, aspettate che non mi vedete, eccolo qua, vado a prendere il mio positivo e lo porto nella prima sezione placata d'oro, vedete? Ho il segnale. Se io vado a sentire la polarità che dovrebbe trasmettermi l'energia in questa sezione qui, vedete? Non c'è. Se vado a prendere la seconda sezione, torna a suonare. Questo perché queste due parti sono separate da questo piccolo isolatore che vedete nel centro, perché la funzione di accensione verrà data da un tasto che andrà a prendere queste due parti, quindi andrà a prendermi l'energia dalla sezione sotto e me la porterà nella parte superiore. E fin qui è tutto chiaro, questa è logica, non si scappa. Adesso andiamo a vedere come in realtà viene fatto questo ponticello. Allora, questo ponticello viene fatto tramite questo tasto, molto semplice, viene gestito da questi due magneti. Questi due magneti sono messi in modalità attrattiva, quindi avremo un positivo e un negativo da questa parte. Nel momento in cui noi andremo a schiacciare, forzeremo la separazione delle due polarità, al nostro rilascio i due magneti tenderanno nuovamente ad attaccarsi. Questi due magneti servono esclusivamente per far sì che il tasto ritorni indietro. Ma non c'è nessun problema, andiamo avanti, togliamo questo, quindi togliamo anche i due magneti, eccoli qua, i due magneti, vedete, si attraggono e questi fanno sì che funzioni il tasto. Andiamo a prenderci anche il tasto viene appoggiato nella sezione interna, ecco, questa è la parte vista, questa è la parte interna, non ha, a differenza della V1, la vite, la precedente Armor Mech aveva questo tasto avvitato e usandola tendeva sempre a svitarsi creando grossi problemi. Ma andiamo a vedere cos'è che alimenta la nostra box, o perlomeno cos'è che alimenta una polarità della nostra box. È questa cazzata qua. Vedete che qui secondo me devono esserci stati dei piccoli archi voltaici, perché si vede la plastica che si è surriscaldata e non si è surriscaldata per un discorso di potenza, si è surriscaldata perché probabilmente in questa sezione il contatto non è fatto bene. Vedete? Si vede le bollicine della plastica. Io adesso non so se riesco a zoomare, fatemi vedere. Sì, ecco, vedete, in tutto il perimetro di questa sezione plastica, mentre il metallo solo nella parte bassa, se riuscite a vedere, ha qualche piccolo segno di arco voltaico, invece la plastica perimetrale si è sciolta. Quindi questo mi crea spessore. Se voi andate a vedere così, vedete? Si vede? Quindi vedete questa sezione qui, trasportando una delle due polarità dalla sezione inferiore alla sezione superiore per fare contatto in questi due segmenti placati oro, non va bene, vedete? È visibile la plastica qui che si è surriscaldata. Provocando questo surriscaldamento non ha fatto altro che far sì che la mia parte in metallo, che dovrebbe fare contatto, non lo fa. Vediamo se riesco a metterla di profilo. Vedete, è in dentro, la mia sezione in metallo è dentro. Allora vediamo cosa possiamo fare. Questa parte qua dovrebbe trasmettere l'energia. Questo è in acciaio, ma se dipende dalla tipologia di metallo, qui nella parte bassa si vede benissimo i segni dei primi archi voltaici.
mentre nella parte superiore c'è qualche piccolo alone, ma non è così grave, almeno a occhio. A questo punto mi soffermo sulla sezione plastica. Vedete ragazzi, c'è poco da dire. Guardate, qui ci sono delle bave, guardate, ci sono delle bave che si sono formate dalla plastica che si è fusa, piccoli segmenti, ma si sono formate. C'è poco da fare. Qui nella parte esterna risulta ancora liscia, vedete, ancora uniforme, se la prendiamo di profilo non ha alcuna coppa, mentre nella parte interna, se io vado con la mano a scorrere qui, io ho un piccolo rialzo dettato da queste piccole bruciature. Ma si vede, insomma, non è che devo spiegarvi le cose, insomma, penso che sia abbastanza esplicativo quello che si vede, che possa rispondere alla nostra problematica. Allora, per deduzione logica, da qui non si scappa. Ragazzi, abbiamo visto tutti i dettagli particolari, il metallo che vedete qui in fotografia con il suo pernetto è in acciaio, quindi inadeguato, perché se non fa ben contatto l'acciaio è un materiale che tende inequivocabilmente a surriscaldarsi e di conseguenza a fondere la plastica perimetrale che lo contiene. Il problema sta nella scelta del metallo, quello che vedete in foto, anche perché poi tra l'altro l'hanno pallinato, satinato, è la cosa più sbagliata se deve essere applicato a un contatto elettrico. E la seconda causa, ecco la foto, è dovuto alla scelta del materiale, questo qui AL, che probabilmente non sopporta determinate temperature in caso di problematiche. Ora vi faccio vedere come sono intervenuto io, ma sconsiglio ai più di fare determinate sperimentazioni. Io vi faccio vedere come io momentaneamente, e quindi apro e chiudo parentesi, provvisoriamente ho risolto, ma non è questa, come si dice a casa mia, sua mamma. Qui la Vape Easy deve prendere provvedimenti per le box che sono già attualmente in commercio, sostituire il pezzo di metallo dall'acciaio con un altro tipo, che può essere un ottone con una placatura ma che non sia acciaio, e verificare il dimensionamento di questo ferretto, perché secondo me non è perfetto, dovrebbe essere leggermente più sporgente, e verificare la tipologia di plastica utilizzata. Quindi io ho preso un segmento di argento 99, l'ho leggermente appiattito, ho arrotondato i bordi e ho utilizzato una superficie maggiore di quella che in realtà in origine veniva richiesta. Vedete dalla seconda foto, l'ho applicato nella sezione plastica utilizzando un collante particolare per alte temperature con una superficie, non dico raddoppiata, ma tranquillamente quadruplicata. Andiamo a chiuderlo. Mi assicuro che sia completamente dritta, vedete la battuta, lo appoggio. A questo punto devo inserirgli la vite, ha una sola vite di fissaggio, di blocco. Vado ad avvitare, mi metto in battuta senza fare particolari pressioni. E in origine era molto duro estrarre questo tubo, poi ci ho fatto un lavoro all'interno della camicia in questa sezione qua e sono riuscito a ovviare il problema. Ora, come vedete, ora si chiude molto meglio. Controllo, ecco, deve fare un scroc, che l'aria sia precisa, perché quando l'ho presa, vedete nel video, l'aria non era uguale nelle due sezioni superiori. E ora vado a inserire l'ultima sezione, che ripeto, questa non è per condurre, ma è solo a fine estetico. Prendere la mia 18650 e, come vi ho detto prima, io continuo a mettere il mio positivo
nella parte bassa, perché non c'è né Dio né santi che qualcuno mi possa convincere che il mio positivo, come è scritto qua, dovrei metterlo nella parte superiore dove non ho alcun sfogo e il metallo è pieno, e quindi avrei grossi problemi. Vi permette poi, tramite il pin centrale, di alzarlo e di fare una battuta corretta. Vedete, il pin si alza e qua fate la regolazione fine della regolazione della batteria. Allora facciamo scivolare la batteria, andiamo qui, avvitiamo. Come potete vedere dopo la mia modifica, però ragazzi non fatela, dopo la mia modifica dal LCD meter si comprende già da subito che si è rivoluzionato il funzionamento di questa box. Ancora prima di leggere i valori, una luminosità del LCD meter bella come doveva essere, quindi molto accesa, con la lettura di impedenza corretta e soprattutto con il valore del voltaggio esatto. Mi segna 3.9, non è a pieno regime perché ho fatto diversi test nel frattempo, quindi l'ho leggermente scaricata, e derogandomi una potenza di 19 watt, quindi è entrata in funzione come doveva essere. Ora, come vi ho detto, io ho aperto un ticket sia con la casa dove l'ho acquistata e ho mandato la stessa cosa anche a Vapeezy, che al momento non ha voluto rispondermi. Faccio dei test, mi metto io sempre a tester alla mano, mi metto lì e mi batto, mi controllo che le tensioni devono vedere. Io mi batto la batteria quanto mi dà? 409. Io sopra il mio atomizzatore privo di resistenze devo avere 409 se la box va bene. Se c'è qualcosa che non va bene, già da lì riesco subito a scoprire strane cose. Io mi devo preoccupare di questi archi voltaici, mi devo preoccupare che quella plastichetta si sta fondendo, e sono con una resistenza che ha 0,42 ohm, quindi nemmeno dei valori sub ohm particolarmente spinti che uno in meccanica potrebbe anche chiederli, giustamente. Pan speziato, qui sono con pan speziato, ogni tanto mi pulisco la bocca con degli aromi un po' particolari. Adesso funziona ogni colpo, il problema è far sì che non tutte queste box che sono uscite hanno lo stesso problema, perché signori, se tutte queste box hanno questo problema, e non è che parliamo di un problemino, di un difetto estetico come avevo nella prima versione, qui parliamo di un problema funzionale, cioè la plastica interna, quella L che avete visto con i due magneti, cioè non è che io ce l'ho in un materiale e tu ce l'hai in un altro materiale, qui il materiale plastico utilizzato, questa L, per fungere da contatto per l'attivazione, e sarà uguale per tutti. Quindi il problema che si presenterà su questa box dopo un po' di giorni di utilizzo sarà veramente notevole. Ci sarà secondo me una serie di proteste a non finire. È quello che io ho il timore, che sono lì un attimino che mi sto come posso dire, mi sto mordendo la lingua tra me e me, il pensiero che sabato esce il video di questa box che per 8-9 giorni si è comportata bene, il video ne ha parlato bene, ne ho parlato bene, sono onesto, le finiture, le cose, tutti i particolari, avete visto anche voi, i dettagli sono fatti bene, però se poi per colpa mia qualcuno acquista questo oggetto e poi questo oggetto gli presenta le stesse problematiche che ho avuto io e che vi ho fatto vedere anche come sono intervenuto per risolverle, ma non è che siamo tutti così.
Non è che ci mettiamo tutti con un tester e ci mettiamo lì con gli strumentini, ci mettiamo lì con le chiavi a brugola, con le carte super fine da 600 grammi e andiamo a vedere di lavorare questa cosa qui, perché è una manutenzione che non è inerente come hanno le classiche meccaniche dovute all'ossidazione per le tipologie e scelte di materiali utilizzati. Questo è proprio un problema alla base, cioè alla radice. I materiali diciamo utilizzati in determinati punti di questa box, a mio avviso, scusate la parola può risultare magari anche un po' forte, secondo me sono pericolose. Non è facile, credetemi, che usi questo termine parlando di una box meccanica. Io ho parlato di diverse box meccaniche anche sul mio canale, dove ho rilevato da problemi di una certa entità a problemi veramente più gravosi, ma questa se a me è già la seconda o terza volta che mi fa questo scherzo, quello che vi ho fatto vedere voi, quelle piccole bolle sulla materia plastica che fanno sì che si ingrossino e fanno in modo che poi la plastica raggiunga un'altezza superiore al pezzo di metallo che dovrebbe fare il contatto, e qui le cose diventano un po' pericolose, si può rischiare. Ecco qua, questa è una box che, se questo è un problema della scelta dei materiali, può essere veramente pericoloso. Io voglio che le persone prendano coscienza di quello che è lo svapo in Italia. Questo è un problema inerente allo svapo in Italia, perché so benissimo che tantissimi italiani questa box se la sono presa. Omertà? Non in Trip and Tricks. Come sempre ragazzi e ragazze, un saluto e peace and vape.